Nel video di oggi ti insegno 10 espressioni fisse con i tempi del congiuntivo. Espressioni usate tutti i giorni nelle conversazioni quotidiane e che devi conoscere per portare il tuo italiano a un livello più alto. Queste frasi ti aiuteranno a includere il congiuntivo in modo completamente naturale nelle tue conversazioni. Sto parlando di frasi fisse che non cambiano mai, quindi potrai usarle senza la paura di sbagliare perché non ricordi esattamente come si coniuga un verbo. Mi presento per chi non mi conosce. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri, e questo è Accademia Italica, il mio progetto nato per aiutare studenti stranieri come te a fare progressi con l'italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se non vuoi perderti nessuno dei miei prossimi video, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che pubblicherò. Inoltre puoi scaricare in modo completamente gratuito il PDF con la trascrizione di questa lezione e con alcuni esercizi che ti aiuteranno a memorizzarne meglio il contenuto. Quindi guarda questo video fino alla fine perché oggi voglio portare le tue conversazioni in italiano su un altro livello. Prendi carta e penna e cominciamo. La prima espressione fissa con il congiuntivo che devi sapere è che io sappia, che significa da quanto ne so, in base alle informazioni che ho. Possiamo declinare questa espressione anche alle altre persone, che tu sappia, che lei sappia, che voi sappiate. Inoltre possiamo usarla anche per fare delle domande. Vediamo un paio di esempi. Sai a che ora chiude il supermercato? Che io sappia, alle 20. Non sono sicuro al 100% che il supermercato chiuda alle 20, ma per quanto ne so, in base alle informazioni che ho, credo che chiuda alle 20. Non ho mai cenato in quel ristorante, ma che io sappia è uno dei migliori della città. La seconda espressione è comunque sia, che significa ad ogni modo, in ogni caso. Non so se riuscirò a venire alla tua festa, ma comunque sia ti farò sapere. Non sono un grande appassionato di calcio, ma comunque sia tifo per la nazionale. La terza espressione è come se non bastasse, che significa oltretutto, oltre a questo, in aggiunta a questo. L'espressione di solito si usa per introdurre un elemento negativo che si aggiunge, si somma ad altri che sono stati menzionati precedentemente. Mi si è bucata la ruota della bicicletta e, come se non bastasse, ha iniziato a piovere a dirotto. Giacomo è arrivato in ritardo all'appuntamento e, come se non bastasse, ha passato tutto il tempo a guardare il cellulare. Questa espressione può esserti utile anche per ricordare che dopo come se mettiamo sempre un verbo al congiuntivo imperfetto. La quarta espressione è che vuoi che sia, che vuoi che sia. Significa non è importante, non fa niente, non c'è problema. Si usa per sdrammatizzare un problema, per minimizzare una situazione negativa. Vediamo un paio di esempi. La mia fidanzata mi ha lasciato. Che vuoi che sia? Sei ancora giovane e avrai ancora tante esperienze. Quindi uso che vuoi che sia per confortare la persona con cui parlo, per dirgli che non è una situazione drammatica, non è una situazione troppo grave, sicuramente riuscirai a superarla. Vediamo l'altro esempio. Sta piovendo, annulliamo la gita. Che vuoi che sia un po' di pioggia?
prendiamo un ombrello e andiamo. Anche in questo esempio, usando che vuoi che sia, sto minimizzando un problema, sto dicendo che non è troppo importante. La quinta frase fissa con il congiuntivo è mal che vada, che significa nel peggiore dei casi, nella peggiore delle ipotesi. Si utilizza con un tono ottimistico per rassicurare il nostro interlocutore che anche se le cose dovessero andare male, le conseguenze non sarebbero così gravi. Non sono molto preparato per questo esame, ma ci provo lo stesso. Mal che vada, lo ripeterò nella prossima sessione. Nel peggiore dei casi, lo ripeterò nella prossima sessione. L'uso di questa espressione comunica un certo ottimismo. Io ci provo a dare l'esame. La conseguenza, se va male, non è così grave, posso sempre rifarlo. Devi trovare il coraggio di dire a Silvia che ti piace. Mal che vada, ti dirà di no e per te non cambierà nulla. La sesta espressione è che se ne dica, che se ne dica, che significa indipendentemente dai giudizi degli altri. Non importa cosa dicono o cosa pensano le altre persone. Si usa per affermare la propria opinione in modo netto, ribadendo che resterà valida indipendentemente da quello che pensano gli altri. L'Italia è ancora un paese molto ricco, che se ne dica. Cioè, anche se circolano molte notizie negative sull'economia italiana, la verità è che l'Italia, rispetto a tanti altri paesi del mondo, è ancora un paese benestante, un paese ricco. Che se ne dica, lavorare in gruppo porta sempre ai risultati migliori. È vero che molte persone sono convinte che lavorare da soli sia più produttivo, ma la mia opinione, il mio pensiero a riguardo è che lavorare in gruppo sia sempre più efficace, più produttivo. La settima espressione, in un certo senso, è molto simile. Che ti piaccia o no, che ti piaccia o no, che significa indipendentemente da cosa ne pensi, non importa quale sia la tua opinione, ma i fatti sono così. Indica che un determinato fatto è inevitabile e deve essere accettato, o che un'opinione è vera, indipendentemente dai gusti, dal desiderio e dalle opinioni dell'interlocutore. Si può declinare anche con altri soggetti, che gli piaccia o no, che le piaccia o no, che ci piaccia o no. Vediamo un paio di esempi. Dobbiamo accettare il fatto che la nazionale italiana sia rimasta fuori dal mondiale per la terza volta consecutiva, che ci piaccia o no. Che ti piaccia o no, dovrai collaborare con il nuovo collega. L'ottava espressione è com'è giusto che sia, com'è giusto che sia, che significa giustamente, come deve essere. Si usa per sottolineare che un'azione, una conseguenza o una situazione è perfettamente meritata, corretta o logica. Dopo tanti anni di duro lavoro è andato in pensione, come è giusto che sia. È il Parlamento che deciderà se approvare definitivamente la legge, come è giusto che sia. La frase numero 9 è costi quel che costi, costi quel che costi. Significa a qualunque costo, qualunque cosa sia necessaria. Indica la ferma volontà e la determinazione di portare a termine un obiettivo o compiere un'azione indipendentemente dal sacrificio necessario, indipendentemente dal prezzo da pagare e dalle conseguenze. Riuscirò a finire il progetto entro venerdì, costi quel che costi. Non importa che dovrò sforzarmi duramente, non importa che dovrò rinunciare
a qualche uscita con gli amici, a qualche momento di riposo, o non importa se dovrò lavorare di notte, ma riuscirò a raggiungere questo obiettivo. Vinceremo questa partita, costi quel che costi. Non importa se giocheremo bene, giocheremo male, ma quello che importa è il risultato. Vinceremo questa partita. E l'ultima espressione di oggi è che rimanga tra noi, che rimanga tra noi, che è un sinonimo di acqua in bocca, dobbiamo saperlo solo noi, è un'informazione che deve rimanere tra noi due, non deve essere divulgata ad altre persone. Usiamo questa espressione per chiedere a qualcuno di mantenere segreta un'informazione, una confidenza o un pettegolezzo. A volte possiamo usarla anche in modo ironico per confessare un'opinione impopolare. Questa espressione può essere usata anche con il verbo restare, che resti tra noi, perché restare è un sinonimo del verbo rimanere. Mi raccomando, che rimanga tra noi. Ho intenzione di licenziarmi il mese prossimo, ma non l'ho ancora detto al capo. Quindi uso questa espressione per chiedere al mio interlocutore di non dare questa informazione a nessuno, di mantenerla segreta. Che rimanga tra noi. Credo che la pizza con l'ananas non sia poi così male. Qui uso l'espressione in modo un po' ironico. Non dire agli altri italiani che mi piace la pizza con l'ananas, perché potrebbero insultarmi, potrebbero togliermi la cittadinanza italiana. E queste sono 10 frasi fisse che contengono dei verbi coniugati al congiuntivo. Come ti ho detto all'inizio del video, usare espressioni come queste può aiutarti a rendere il tuo italiano davvero più naturale e avanzato, allo stesso tempo includendo il congiuntivo in modo più facile, senza doverti ricordare le coniugazioni di verbi specifici. Ti ricordo che puoi scaricare il PDF con la trascrizione della lezione di oggi e io non vedo l'ora di vederti nella prossima lezione. Un forte abbraccio e a presto!